ho non una ma ben due webcam. Adesso le ho tutte e due qui sopra, però per registrarle in contemporanea dovrei attaccarne una su un altro computer. Purtroppo non si riesce a registrare con lo stesso computer e due webcam collegate. Adesso sto registrando dalla PC LM4. Questa è la PC W3. Guardate quanto mi brucia. Se io vado a spegnere la luce, adesso sono in condizioni diciamo pessime, perché anche con uno smartphone, se vado a riprendere adesso, la qualità non è assolutamente buona, rumore video esagerato, al nero soprattutto, fa un disastro, e ho lasciato tutte le impostazioni standard senza modificare nulla. Queste due webcam sono tra le più acquistate direttamente su Amazon. Una che l'ho denominata webcam da gaming, anche per questo design un po' diverso, meno sobrio di questo qui, design sembra un po' più da ufficio. Questa qui è la PC W3, PC LM4 per quanto riguarda questo, quindi utilizzeremo questi soprannomi per capirci. Stessa identica confezione, a parte la webcam da gaming che ha il cavetto removibile. Entrambi hanno sempre la stessa lunghezza di 2 metri. La webcam di design ha questa forma ovale con il supporto, che questo qui è una vera figata, che può essere ruotato proprio completamente a 360 gradi, così la potete applicare un po' ovunque. E poi qua sotto c'è anche l'attacco a vite classico per mettere la webcam su un treppiede se non la volete posizionare sul monitor. Sulla parte frontale si vedono due forellini che stanno a indicare che c'è il microfono stereo con il sensore centrale da 2 megapixel, quindi registra in Full HD a 30 fps con una messa a fuoco che parte da 0,3 fino a 5 metri, quindi ha una messa a fuoco fissa ad una distanza anche abbastanza ravvicinata, riesce comunque a mettere a fuoco. Poi a fianco c'è anche il LED di funzionamento che si accende solamente una volta che la telecamera è in funzione, e come angolo di ripresa qua si ferma a 55 gradi. Invece la webcam da gaming ha questa finta parte traforata, ha un design un po' più aggressivo, molto da gaming come vi dicevo, e anche questo sportellino qui davanti, non è proprio uno sportellino, è un copri obiettivo a scorrimento, c'è proprio una guida sopra e sotto per migliorare la privacy. Lei ha un sensore da 5 megapixel, quindi qualcosina in più rispetto all'altra, però registra a sempre in Full HD 30 fps, anche se in tutti i miei software di registrazione la risoluzione che mi consigliava qualsiasi software, anche VLC, se vado a riprodurre la telecamera, mi consiglia di utilizzare il 2K, e infatti è la risoluzione che si vede meglio, anche se nelle registrazioni non è così fluida perché passa a 15 fps, almeno per farvi vedere com'è la qualità effettiva. Però nelle live la risoluzione si ferma in Full HD 30 fps, quindi la visione è molto migliore e fluida. Il supporto qui invece non è ruotabile a 360 gradi ma si apre solo verticalmente. Entrambi hanno una spugnetta per evitare che si rovini il monitor se lo andrete a posizionare lì, e anche qui sul retro c'è l'attacco a vite per posizionarla su un treppiede. Il sensore ha una messa a fuoco automatica e un angolo di visione che passa a 75 gradi, quindi angolo di visione molto più ampio, che non piace proprio a tutti, però io preferisco avere una ripresa più ampia e poi vado a croppare manualmente il video. Anche qui doppio microfono stereo, non si vedono ma sono qua sotto a queste griglie qua. Entrambi le webcam, mi ero dimenticato di dirvi, sono interamente in plastica, quindi materiali un pochino economici. C'è sempre il LED di funzionamento, questa qui però quando è in stand-by rimane sempre la spia del LED rossa accesa. Diciamo che entrambi le webcam vanno bene quanto costano, perché se voi andate ad acquistare una qualsiasi Logitech, in primis il problema più grande è trovarle, quindi disponibilità pari a 0. E poi se si trovano i prezzi sono assolutamente lievitati. Una qualsiasi webcam Logitech normalissima da 60 euro adesso costa 100, invece se volete acquistare sempre
una del marchio Logitech, la trovate solamente in HD 720p sui 50-60 euro, quindi non conviene assolutamente. Conviene puntare soprattutto su webcam simili. Cosa mi è piaciuto della webcam da gaming? Soprattutto l'angolo di ripresa molto ampio, come vi dicevo non piace proprio a tutti, e qualità video nettamente migliore, anche se sono riuscito a registrare solamente ad fps minori, ma vi assicuro che in live la ripresa è più fluida. Presenta un po' di rumore video in ambienti poco luminosi, ma non mi aspettavo assolutamente nulla di più. Qualità dei microfoni assolutamente non di qualità, almeno per quanto riguarda questa qui da gaming. L'audio è pessimo, volume bassissimo, niente, non è buona per quanto riguarda i microfoni. Invece per la webcam di design la qualità l'ho trovata nettamente inferiore e il rumore video quasi sempre presente anche in presenza di buona luminosità, e tende anche a bruciare il soggetto se, come nel mio caso, cerco di illuminarmi il volto con una lampada per essere meglio visibile. La messa a fuoco fissa è buona e qui la qualità dei microfoni è migliore, almeno se la andiamo a confrontare con l'altra. Purtroppo sempre nel mio caso ho questo problema che acquisisce i rumori delle ventole del computer, forse qualche interferenza, i cavi che vanno a toccare il case. Io ho provato in tutte le maniere possibili, anche nelle mie precedenti live che facevo tempo fa, ho sempre avuto questo problema quando andavo a reperire il microfono dalla webcam. Quindi se dovete effettuare live o quant'altro, vi consiglio sempre di utilizzare o le classiche cuffie da gaming con il microfono, oppure un microfono esterno da posizionare sulla scrivania. Per quanto riguarda l'installazione non c'è bisogno di nessun software aggiuntivo, OK non lo fornisce, e vengono installate automaticamente tramite Windows 10. Già appena ricevute queste webcam avevo una mia preferenza, questa qui, la LM4, è sempre stata la mia preferita. Avevo già visto che aveva una risoluzione di 5 megapixel e ero praticamente sicuro che funzionasse meglio dell'altra, infatti è stato proprio così. Prezzo di vendita di 34 euro perché si trova anche scontata. In questo periodo vedo sempre il coupon disponibile, però il suo prezzo ufficiale è di 44-42 euro. Io ho sempre visto questo prezzo, insomma al prezzo scontato è assolutamente una webcam da acquistare, non ha rivali, insomma, a parte microfono a parte, che dovrete acquistarlo separatamente. Invece la W3 la trovate ad un costo di 41 euro, sinceramente non l'ho mai trovata scontata, forse perché molti preferiscono acquistare l'altro modello. La trovo adatta per videochiamate da ufficio, fare videoconferenze con i colleghi, fare videochiamate soprattutto in questo periodo, sempre se non volete acquistare un microfono esterno, perché questo qui funziona abbastanza bene. Insomma dai, si era già capito dall'inizio che avevo una preferenza per questa webcam. Già dall'inizio me ne ero innamorato del design un po' diverso dal solito e mi sto trovando veramente bene. Invece vi ripeto, questa qui un po' più carina, forse da posizionare sopra un portatile, sopra il monitor di un portatile, visto che quelle in dotazione arrivano sempre in HD e non oltre. Insomma, valutate voi, io consiglio questa qua. Un salutone e alla prossima su YouWin Vlog.